Ho fatto un viaggio che non dimenticherò mai. Doveva essere solo un viaggio, ma è diventata un'esperienza. Quando in Occidente si sente parlare di Africa, vengono in mente il deserto, gli splendidi paesaggi, i meravigliosi animali, ma della gente che qui abita, pochissimi sanno qualcosa. La meta del mio viaggio in Africa era l'Uganda. Uganda è un paese grande poco meno dell'Italia, con 40 milioni di abitanti. Da Kampala il viaggio è proseguito per terminare qui, ad Aboke, un comune della regione di Lira, nella zona nord del paese. Quando arrivarono qui i missionari comboniani, il governo non credette a questi uomini e donne e permise che si stabilissero proprio qui, in una zona desolata, dove pensavano non avrebbero resistito a lungo. Invece la missione tra le difficoltà si sviluppò. Ad Aboke i missionari portarono la novità del cristianesimo, che suscitò una scuola che per stile organizzativo e competenza è ora invidiata da tutti. Oggi nel college di Aboke 4 suore governano una scuola di 350 studentesse tra i 13 e i 20 anni. Dalla contemplazione di questa sapiente opera mi svegliò la scoperta di una terribile realtà, la guerra. In questa zona del paese opera una famigerata banda di ribelli, la Lord's Resistance Army, esercito di resistenza del Signore. Non è un caso che il suo capo, Joseph Kony, sia in cima alla lista degli uomini ricercati nel mondo per crimini contro l'umanità. Questo esercito si pone come liberatore, ma in realtà da decenni alla sua stessa gente ha portato solo desolazione, distruzione e morte. Ma quello che ha reso Kony tristemente celebre è quello che fa ai bambini. Strappati alle loro case, dalle mani dei loro genitori, per essere avviati alla vita militare, costretti ad uccidere a volte gli stessi familiari nei loro villaggi. Si stima che bambini rapiti dalle loro famiglie siano in Uganda almeno 30.000. A volte alcuni ritornano e raccontano la tragedia di quello che hanno visto e fatto a fianco dei guerriglieri. Sono spesso gravemente feriti, psicologicamente distrutti. Hanno paura di tornare nei loro villaggi, se ancora esistono, per timore delle rappresaglie dei loro aguzzini. Il 10 ottobre 1996 i guerriglieri di Kony arrivarono anche qui ad Aboke e portarono via 139 tra bambine e ragazze allo scopo di procurare mogli e schiave del sesso ai combattenti della Lord's Resistance Army. Subito dopo il rapimento, una suora del college, Rachele, armata solo della sua fede e della sua umana incoscienza, seguì i rapitori, li raggiunse e negoziò la liberazione immediata di 109 di esse. Un bellissimo libro, scritto dalla giornalista belga Els de Temmerman, racconta tutta la drammaticità di quei fatti. Anche oggi, ogni giorno alle 17, i residenti del campo di Aboke si fermano per pregare il rosario in ricordo di questi fatti. Dopo il rapimento, uomini politici, associazioni umanitarie, le stesse Nazioni Unite e il Papa Giovanni Paolo II sono intervenuti per chiedere a Kony il rilascio delle ragazze ancora prigioniere. Ma quelle che a tutt'oggi sono ritornate ad Aboke, 25 in tutto, lo hanno fatto perché sono riuscite a fuggire. L'ultima ha fatto ritorno nel 2009, altre sono morte, una è ancora dispersa. Fa riflettere il fatto che una suora sola sia riuscita dove le massime autorità hanno fallito. Di fatto, quello che i missionari riescono a fare non è spiegabile sul piano umano. Solo se si riflette sul valore del cristianesimo lo si può comprendere. Per aiutare l'Africa, aiutate i missionari, diceva Indro Montanelli. Il Santo Padre Comboni ha saputo costruire un'opera missionaria eccezionale, guidata da uomini e donne che traggono dalla loro fede in Gesù e dal carisma del loro fondatore una forza straordinaria, diceva Padre Comboni ai suoi amici africani nel 1873. Il giorno e la notte,
il sole e la pioggia vi troveranno egualmente e sempre pronto ai vostri bisogni. Il vostro bene sarà il mio, le vostre pene saranno pure le mie, e il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò dare la vita per voi. Il mio viaggio stava per finire, ma quello che avevo visto e saputo non poteva darmi pace. Che cosa si poteva fare perché l'opera di questi missionari fosse più efficace? In realtà molto era già stato fatto. Anche l'opera di Aboche si sostiene per la generosità di tante persone sensibili, soprattutto italiane. Così ha fatto lo stilista Valentino, che ha sostenuto le spese per un muro di cinta che ha reso il campo di Aboche più sicuro. Così ha fatto la moglie di Marco Biagi, che ha contribuito alle spese per la realizzazione di una cooperativa di donne sieropositive. Così ha fatto mio padre in memoria di Elena, e così ho fatto io in memoria proprio di mio padre Aurelio, dal quale ho imparato il dovere di attenzione verso i più poveri. Questi soldi sono serviti per costruire delle case per gli insegnanti, per allestire un laboratorio informatico, e ora saranno spesi per la costruzione di una grande e solida struttura, che conterrà nuove aule più moderne per le studentesse. Le missionarie hanno voluto definire così lo scopo di questa opera: fornire un'educazione cristiana alle allieve, affinché divengano donne cristiane responsabili, leader per il bene della società e la gloria di Dio. Questa bambina è stata gravemente ferita durante un raid dei ribelli. Va ripetendo: che cosa ho fatto di male? Si sente in colpa per quello che sta soffrendo. Forse i suoi genitori sono già morti, lei non supererà la notte. Una civiltà che non sa garantire serenità ai suoi figli, al punto che essi si sentono responsabili del male che subiscono, non può avere un futuro. Lasciamoci devastare da queste atroci verità, perché l'economia del male ha bisogno della complicità del silenzio e della menzogna per operare con più efficacia. Ma noi non ce ne staremo in silenzio. Questo breve filmato ha lo scopo di dire una verità, perché chi ascolta e vede non dubiti che un atto di carità, sia pur piccolo, una preghiera fatta col cuore, possano cambiare molte cose. I bambini che ho visto qui sono diversi. Ridono spesso e non piangono mai, ma sembrano rassegnati a un destino al quale non possono sottrarsi. Doniamo loro la serenità e restituiamo loro il diritto di sognare, perché la loro speranza sia il futuro di questa splendida terra che è l'Africa.